Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi focaccia, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Vi dico subito gli ingredienti. 600 g di farina, io ho usato una farina particolare per grandi lievitati, che va bene anche per fare la pizza. Poi 450 ml di acqua, 8 g di lievito fresco, 2 cucchiaini abbondanti di sale, fino ovviamente, un cucchiaino e mezzo di zucchero, sempre quelli da caffè piccini piccini picciò, 20 g di olio extravergine d'oliva, mi raccomando, e il gioco è fatto. Allora, adesso vi vado a far vedere tutto il procedimento. Eccoci, purtroppo tutto il procedimento dovrò farlo da seduta. Allora, questo è il lievito, eccolo, questa è la farina, vado a sciogliere il lievito nell'acqua, semplicemente aggiungendo anche lo zucchero. Sciolgo il tutto e lo vado a inserire nell'acqua man mano. Questo ve lo faccio vedere a mano per farvi vedere che non è necessario per forza avere una planetaria. Poi recupererò il lievito che è rimasto appiccicato, è normale, eh? Questa è una focaccia ad altissima idratazione, ma se voi avete la cura di fare le pieghe, come vi insegnerò poi successivamente, vi posso assicurare che viene una meraviglia. Ci vediamo tra un attimo. Allora, adesso aggiungiamo l'olio. Ho recuperato tutto il lievito che era nel bricchetto, è normale che rimanga appiccicato, è normalissimo. Il sale, mi raccomando, proprio per ultimo, ma prima dovete impastarlo per bene a mano, fino a che non diventa un bel impasto morbido e appiccicoso. Quindi facciamo assorbire ben bene tutto quanto l'olio, mescoliamo per bene e poi all'ultimo aggiungiamo il sale. Allora, io ho fatto 4 giri di pieghe, cioè una ogni 30 minuti. Più ne fate, come vi ho detto prima, e meglio è. A questo punto lo lasciamo coperto con pellicola e lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Ci vediamo dopo. Che dite? Lievitata? Io direi di sì, Leggermente. leggermente. E allora, olio in una teglia bella capiente e rovesciamo direttamente il nostro impasto. Che bello quando fa Senza questo. stressarlo troppo, quindi delicatamente. Scusa, che dicevi? È bello quando fa questi I fili. fili, eh sì, guardate le bolle, guardate che spettacolo. Stupendo. A questo punto lo lasciamo un attimino così, in maniera che si rilassa un pochino l'impasto, così senza niente, e poi andiamo a fare i classici buchetti. A dopo. Ora che si è rilassato un pochino, ci andiamo ad ungere le mani e a fare i classici buchetti. La parte più bella questa. Quanti bisogna farne? Più possibile fino a che la teglia non è piena di impasto. E allora la impastiamo tutta e ci vediamo tra poco. A dopo. Ora che è tutta bucherellata e gonfia,
Andiamo a mettere un altro po' d'olio. Per la focaccia, ragazzi, ci vuole. Perché sennò poi non sa di niente. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. E anche del sale grosso. A noi piace bella salata, quindi una bella manciata. Lo distribuite in tutti i punti. A questo punto, forno già a temperatura 220 gradi per circa 20-22 minuti, dipende dai forni. A dopo. E a me i grandi lievitati mi vengono così, ragazzi, cioè, non so, Lievitano bene. lievitano troppo. Sentite? È ancora bollente, eh? Guardate che spettacolo. Ma di una morbidezza. Sentite, eh? È croccante fuori. E guardate. L'avete visto? Voi l'avete visto? Io l'ho sentito. Ragazzi, provate a fare questa ricetta perché vi assicuro che è veramente buona. Non la posso assaggiare perché è ancora Incandescente, ma già ha detto che se la riempirà con la mortadella. Sì, sì, assolutamente. Ciao a tutti. Ciao. Non me la